Questa è la ricetta della marinella. La marinella non è altro che un ricordo della pizza di Frosinone. A Frosinone la mortadella si mangia con la pizza rossa, a Roma con la pizza bianca. Allora che cosa ho fatto? Una marinara farcita di mortadella, marinella. Partiamo dall'impasto. La prima cosa ci procuriamo una bowl e un cucchiaio, come al solito. Ingredienti: farina di semola, farina tipo 1 forte. Forte cosa vuol dire? Che è alta di proteine, quindi è una farina che assorbe più acqua. E utilizziamo anche la semola perché ha la capacità di assorbire ancora più acqua. Dobbiamo arrivare a circa un 80% di idratazione. Che cosa facciamo? Cominciamo dall'acqua. Ne mettiamo direttamente il 70%. Il lievito. E andiamo a mescolare. Si crea una soluzione di acqua e lievito. A questo punto, quando il lievito è ben sciolto, cominciamo a scendere con le farine, che le mettiamo tutte quante centrali. L'impasto con il cucchiaio è una cosa che a me piace tantissimo e addirittura è una soluzione a non sporcare. Guardate quanto è facile. 1. Giriamo sempre in senso orario e un po' in antiorario, staccando tutto dai bordi. 1, 2, 3, l'impasto è pronto. A questo punto lo rimettiamo nella ciotola e cominciamo a condire l'impasto. Come? Il sale per primo. E ricominciamo a dare forza all'impasto, tenendo sempre pulita la bolla. In questa maniera. Ok? Ci siamo. Rientriamo dentro con tutto l'impasto. Però assicuriamoci sempre che si stacchi dalla ciotola. A questo punto entriamo con l'olio extravergine di oliva. Extravergine di oliva. Cerco di dare giri senza rompere troppo la pasta. Il cucchiaio gira in maniera che fa delle pieghe. In questa maniera. Le rotazioni ci aiutano ad assorbire l'olio in maniera più veloce. Ciotola sempre pulita. A questo punto, quando sentiamo l'impasto che si straccia sotto le mani, lo cominciamo a sbattere da una parte all'altra della ciotola. Questo è il momento per prendere bene i grassi. Così. Ci siamo. A questo punto entriamo con il restante 5% d'acqua. Proprio un goccino, ma ci vuole sempre perché bisogna rompere la maglia mettendo altri liquidi e poi ridare forza all'impasto. Appena un 5%. Vedete? La maglia glutinica, quindi il glutine si rompe, rilascia gli amidi, che è questa patina bianca che lascia intorno alla ciotola, e fino a quando la patina non la vediamo più, quindi è ben pulita, l'impasto è pronto. Aspetta 15 minuti e facciamo la prima piega. È passato il momento, non andiamo a tempo, circa 15 minuti, ma quando ce ne accorgiamo che è il momento di fare la piega, il momento, non il tempo, quando tocchiamo l'impasto e non si appiccica più sulle mani, ok? Quindi abbiamo fatto l'ossidazione giusta per dar modo di dare forza all'impasto. Avete presente quando si ossida un pochino l'impasto che fa quella pellicina? Quella pellicina non ci serve. Questa volta l'ossidazione della pasta per noi è un vantaggio, non uno svantaggio. Quindi lasciamola scoperta, raccogliamo tutto quanto il nostro impasto, lo facciamo cadere sulla nostra spiana. All'inizio la facciamo infarinata perché ci aiuta a non attaccare. Quando diventiamo bravi mettiamo un filo d'olio, così siamo sicuri di non prendere altra farina nell'impasto. Tracciamo la croce. Impasto, chiude. Giro, cicatrice sulla pancia, giro, cicatrice sulla pancia, giro,
in continuazione finché non sento che l'impasto mi prende la forza giusta. 1, 2 e 3. L'impasto è pronto per essere messo in frigorifero. 24 ore e abbiamo l'impasto maturo al punto giusto. Passate 24 ore andiamo a prendere il nostro impasto dal frigorifero. Perché 24 ore? Nell'impasto ci sono degli enzimi, 2 enzimi in particolare, amilasi e proteasi. Amilasi e proteasi. Le amilasi le abbiamo addirittura nella saliva. Che cosa fanno? Mangiano amido e lo trasformano in zucchero semplice, malto e destrine. Quindi, portandolo a 24 ore, noi lo maturiamo perché al freddo rallentiamo la forza del lievito. Ma comunque le amilasi continuano a rompere amido e a trasformarlo in zucchero semplice. In questa maniera abbiamo una pizza quasi predigerita. La digestione è più semplice, si dorme la notte. Il nostro impasto lo facciamo scendere sulla spianatoia e esattamente lo tagliamo in 2. In questo modo abbiamo 2 impasti uguali. Rivediamo la piega. In questa maniera abbiamo distribuito la pasta in maniera uguale, in modo che quando andiamo a stendere già siamo avvantaggiati sul volume e la superficie e il peso dell'impasto, distribuito su tutta l'area in maniera perfetta. Facciamo i nostri 2 impasti, li mettiamo nei nostri contenitori, chiudiamo e li lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Cominciamo dal pomodoro. Passata questa è una passata che contiene dei pomodorini siccagni, quindi utilizzo un pomodoro molto dolce. Pomodoro siccagno, detto anche siccano, sono pomodori che si coltivano senza l'utilizzo dell'acqua. È un seme specifico che è stato selezionato in questo caso sulle terre pubbliche romane. Azienda Agricola Coraggi. Olio. E a questo punto andiamo a preparare l'aglio. Uno spicchio d'aglio. Una luna d'aglio. Pianti la luna, raccogli la stella. Prezzemolo. E poi facciamo il gesto che faceva la nonna. Con le mani rompiamo i pomodori. Il profumo è meraviglioso, addirittura il pomodoro supera il gusto dell'aglio. Questo è l'unico condimento per la nostra pizza. Pomodoro, aglio, prezzemolo e un po' d'olio. Manca il sale. Quando l'impasto ha raggiunto il doppio del volume, è ora di chiudere l'opera. Quindi andiamo a stendere la pizza, la condiamo e la cuociamo. Prima regola, utilizziamo uno spolvero di semola rimacinata di grano duro. Questo perché? Perché la semola rimacinata di grano duro si stacca facilmente dalla pasta. A questo punto spolveriamo il piano con abbondante semola, intanto si stacca facilmente dalla pasta, ma ci aiuta soprattutto nei livelli 1 a non sbagliare. Io utilizzo sempre contenitori ogni singola pagnotta. Perché? Perché posso sovrapporli e occupare poco spazio in una cucina urbana, dove di spazio ce n'è poco. Semola sotto, semola sopra. Da tonda la facciamo diventare quadrata. Giriamo la pasta, lasciando i 2 lati vuoti e cominciamo l'opera. Cerchiamo di rimanere sempre con i nostri
bordi, quindi questa parte qua, completamente vuota e lavoriamo solo per altezza. Cerchiamo di non pigiare troppo, il movimento è esattamente questo, non questo, non questo, ma questo. Ok? Ci siamo. A questo punto facciamo la base della marinella. Utilizziamo una teglia rettangolare o quadrata o anche tonda, come volete. L'importante è rispettare una regola, 0,25 grammi a centimetro quadrato. Come si fa? Base per altezza diviso 2. Esempio, abbiamo una 20-40, sono 400 grammi di impasto. Facciamo una croce in questa maniera, senza esagerare con l'olio, altrimenti quando andiamo a cuocere può essere fritto. La giriamo sulle mani, giochiamo un po' a spolverare dalla farina in eccesso e si parte con la stesura. Si veste la teglia. Dopo che abbiamo fatto quell'esercizio sulla spiana, nulla sta altro che sistemarla. La stessa croce che abbiamo fatto sotto la ripetiamo sulla pizza. Stessa croce. Scherzo. Un altro contenitore. Stesso peso. Il contenitore mi serve anche per contenere l'altezza della lievitazione. Quindi, utilizzando dei contenitori, io ho l'impasto più stabile, più fermo, più gonfio. Stessa cosa, lo facciamo un po' a mano libera, senza disegnare sulla farina. Pasto pronto. Hai visto il movimento? Guardate bene. Tracciamo una linea, palmo, gomito, giro, prendo. Attenzione a non fare questo, se no andiamo a bucare la pasta. Stessa cosa, arriviamo sulla pizza, facciamo la nostra bella stesura. E a questo punto vado a condire. Ho il mio pomodoro. Questo è un pomodoro che consiglio addirittura di prepararlo il giorno prima per il giorno dopo. Il gusto sarebbe migliore. La marinatura del pomodoro è importantissima. E guardate la bellezza soprattutto. La bellezza e il fascino del pezzettone, che quando te va sotto la bocca provi tutto il piacere. Poi, se vi siete lavati le mani, andate tranquilli. A Roma, la pizza rossa, il pomodoro, si mette con le mani. Ecco qua. Fa gola anche cruda. Andiamo a infornare. Come si utilizza un forno urbano, un forno domestico, e farlo diventare esattamente un forno professionale. Il forno non è altro che una camera con due resistenze, quindi il cielo e quindi la platea. Noi togliamo esattamente tutto quello che è nel forno, togliamo le griglie, togliamo le teglie, togliamo tutto, facciamo una camera vuota. In questa camera vuota che cosa succede? Poggiamo direttamente la teglia sul fondo e diventa esattamente un forno da pizza in teglia. Le temperature. Portiamo molto tempo prima il forno al massimo. A me non mi interessa se sono 230 gradi o se sono 280, mi interessa che si accendano le due resistenze, perché la pizza in teglia è una pizza cucinata. Quindi noi andiamo a trasformare le nostre resistenze in semplici fornelli, ok? Poggiamo la teglia sulla base, aspettiamo che si spenge il termostato. Quale impostazione? Statico, quindi le due lineette. È universale. A questo punto, dopo che abbiamo messo la teglia poggiata sulla
base, chiudiamo il forno, logicamente il termostato cala, si riaccende, dà forza alle resistenze e a quel punto comincia la cottura. 12 minuti, la pizza è pronta. Andiamo a prendere la pizza, è cotta. La base per la marinella è pronta. Andiamo a vedere la cottura. Sotto è croccante, guardate com'è colorata, perfetta. Ok? Che cosa dobbiamo fare adesso? Togliere il coperchio dove abbiamo messo il pomodoro. E come si fa? Stacchiamo prima la nostra base. Bene. La base si stacca perfettamente, visto l'olio che abbiamo messo. Aspettiamo qualche minuto che si raffredda. Quindi a pizza quasi fredda, tiepida, la togliamo dalla teglia e facciamo questo gioco. La pieghiamo esattamente a metà, in questa maniera. Prendiamo la base e la poggiamo, così. Andiamo a farcire con la mortadella, stando attenti a non metterne poca. Fate chiava che sta a impallarsi la mortadella. A questo punto riprendiamo la farcitura, la ripoggiamo esattamente dove era e chiudiamo. Sistemiamo il pomodoro, più che una pizza in quartiere. Olio per sgrassare, poco, ancora prezzemolo. Questa è la marinella, la marinara con la mortadella, è solo un altro peccato. E buon appetito a tutti. La marinella, la marinara con la mortadella. Il profumo è meraviglioso, sa quasi di mare. Il pomodoro, l'aglio, un goccio d'olio e il prezzemolo. La mortadella sa di cozzo. Buona da morire, non si deve.